È possibile superare una rottura sentimentale? Ebbene sì. Oggi voglio darti 3 consigli pratici che ti permetteranno di superare la fine di una relazione e capire soprattutto come comportarti da questo momento in poi. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL ormai dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti, in questo modo potrai rimanere in aggiornamento con tutti i futuri video che pubblicherò. Ora, entriamo nel vivo di questa video guida, dove voglio appunto darti queste 3 pillole per superare una rottura sentimentale. Prima ho bisogno di farti una premessa. In realtà quando si lavora per superare una rottura di coppia, quello che è importante consapevolizzare è che in realtà questo darà la possibilità di un nuovo inizio oppure di ricostruire la precedente relazione. Ok? Sono queste le 2 strade. Chiaramente non esiste la terza strada, ovvero quella che molto spesso si cerca di perseguire, ovvero dimenticare. Ok? Non è possibile dimenticare. Nulla si dimentica, rimane proprio scientificamente, rimane in un angolo della nostra memoria come un vissuto che magari anche tra 40 anni, 50 anni potremo riprendere. Ok? Quindi, visto e considerato che non è possibile dimenticare un qualcosa vissuto, lo si può gestire, lo si può superare, entriamo nell'ottica del nuovo inizio oppure della possibilità di ricostruire una relazione. Ora l'importante è capire proprio quali sono i 3 passaggi fondamentali per superare una rottura. Il primo passo in assoluto è quello di creare lo spazio. È importantissimo creare uno spazio ora, in questo momento, nella tua vita. Voglio farti un esempio banale, semplicistico. Se tu acquisti una cucina nuova, cosa fai? La vai a montare su quella vecchia, la monti davanti, la monti a fianco? No, assolutamente. Prima di tutto fai spazio all'interno dell'ambiente della cucina e poi inizi a posizionare la nuova cucina. Ecco, questa metafora per farti capire che il primo passaggio in assoluto è proprio quello di fare spazio. Fare molto spazio. E questo significa, in un certo senso, predisporre all'apertura, come dicevamo prima, di un nuovo inizio oppure di ricostruire la precedente relazione in un modo nuovo. Ok? Questo è un concetto fondamentale da capire. Ok? Quindi, cosa succede? La prima cosa che avviene quando si cerca di fare spazio nella propria vita è sentirsi confusi, sentirsi spiazzati, sentirsi spaesati, ok? E quindi cosa ti consiglio di fare? Come ti consiglio di gestire questa cosa? Prendi carta e penna e inizia a disegnare questo spazio, come tu lo immagini, proprio come lo vedi nella tua mente. Ti basta chiudere gli occhi e dici: come vedo questo spazio davanti a me, dentro di me? Vicino a me, a fianco a me, come lo vedo, come lo visualizzo e provi a disegnarlo. Non ti preoccupare se non sai disegnare o se hai delle difficoltà con i fogli, con le penne, con le matite, con tutte queste cose qua. Fallo, comunque esso sia. Poi dai un nome a questo spazio, quindi il passaggio successivo, dopo averlo disegnato, è quello di dargli un nome. Che nome diamo a questo spazio? Può essere qualunque, quello che in quel momento ti viene più spontaneo. Una volta che hai attribuito il nome allo spazio, questo spazio te lo regali. Fai proprio il gesto profetico di prendere il foglio e regalartelo. Ok? Questo è, un modo straordinario di creare spazio, seppur semplice e banale perché ci impieghi 10, 15 minuti, 20 minuti, e quello spazio è tuo, ok? Quel gesto profetico funziona moltissimo. Prova, non ti chiedo di credermi assolutamente, ti chiedo di provare. Alla fine ci perdi 15-20 minuti, ok? Ora che hai creato questo spazio, ecco, visualizzandolo,
visualizzandolo, mettendolo su carta, disegnandolo, regalandotelo, ecco, a quel punto bisogna filtrare le persone, le cose che entreranno all'interno di questo spazio. Ora, sempre per tornare alla nostra metafora, una volta che tu hai, come dire, completato il montaggio di questa cucina e la inauguri, è chiaro che non farai entrare prima di tutto i tuoi vicini di casa a mostrare la cucina. Penso che ci saranno una serie di persone alle quali vuoi mostrare questa cucina. Quindi questo per farti capire che ora devi prendere carta e penna, il secondo passaggio è proprio quello di filtrare e capire chi entrerà in questo tuo spazio d'amore che hai creato, ok? Hai creato questo spazio, lo hai disegnato, te lo sei regalato, ora inizia a filtrare, inizia a scrivere proprio in maniera precisa quali persone, quali cose, quali situazioni entreranno all'interno di questo spazio. Questo passaggio consecutivo è fondamentale, è essenziale, ok? Quindi carta e penna e prepariamoci per il prossimo passo. A questo punto sei pronto, sei pronta a passare all'azione vera e propria, ovvero comunicherai a queste persone che hai in un certo senso portato, accolto nel tuo spazio d'amore, comunicherai loro quanto siano importanti per te. Quanto, sempre metaforicamente, è importante mostrare loro la tua nuova cucina, perché ci tieni così tanto a farlo. Ecco, proprio di a queste persone, pronunciandolo a voce, scrivendolo con un messaggio, scrivendo una lettera, come meglio preferisci, comunica a queste persone quanto sia importante averle nel tuo spazio d'amore. Ok? Ok? Questo è un passaggio fondamentale. Accogli queste persone nel tuo spazio d'amore. Lo so, non è semplicissimo, non è facilissimo svegliarsi la mattina e andare da una persona e dire sai, ti ho scelta per mostrarti la mia cucina, ecco, per farti entrare nel mio spazio d'amore. Troverai sicuramente il modo opportuno per farlo. Ogni persona che hai inserito all'interno di questo spazio d'amore richiede una forma di comunicazione diversa, ecco perché prenditi il tempo necessario. Una per una, piano piano, che magari possono essere anche due persone che hai inserito, prenditi il tempo per comunicare loro tutto ciò, ok? Un'ultima cosa, tra queste persone potrebbe esserci il tuo ex o la tua ex, non è escluso che tu abbia voluto inserirli proprio in questo spazio d'amore nonostante la rottura. Quello che ti chiedo è proprio di veramente accoglierle in questo spazio, accogliere questa persona, questa tua ex o questo tuo ex in questo spazio d'amore. È fondamentale per superare la rottura, ok? Quello che abbiamo visto prima è essenziale alla base e ti chiedo veramente di farlo, di dedicarti del tempo per provare questa cosa, ok? Poi successivamente proprio mettiti nella consapevolezza di accogliere in questo spazio d'amore soprattutto, anche e soprattutto, la persona con la quale sei stato o sei stata insieme. Bene, altrimenti la rottura diventa un po' come una medicina da ingurgitare a forza pur di farsi passare un mal di cuore, ecco, vediamola così. Detto questo, spero che questo video ti sia stato utile e quello che voglio dirti prima di chiudere è di seguirmi su comunque questo canale per tutti gli altri video gratuiti, di contattarmi se ti fa piacere, se vuoi confrontarti con me sul sito domenicoiapello.com e soprattutto se ti va lascia un commento qui sotto, lascia un like e fammi sapere cosa ne pensi di questo video. Per oggi è tutto e alla prossima. Ciao!